Ci sono innumerevoli motivi per cui Helldivers 2 meriterebbe un elogio. Era da molto che non si vedeva un live service con una monetizzazione non predatoria, gameplay assolutamente coinvolgente, un sacco di emergent storytelling e soprattutto tante esplosioni. C'è però un aspetto specifico di cui voglio parlarvi oggi che secondo me dà a Helldivers 2 un'identità propria nonostante lavori da dietro le quinte, e sto parlando della meccanica della guerra galattica. Come sicuramente saprete, a meno che non siate dei traditori della democrazia, le missioni di Helldivers 2 sono strutturate simulando un continuo sforzo bellico intergalattico su due fronti, i Terminid da un lato e gli Automaton dall'altro. Dalla mappa di gioco possiamo selezionare le missioni sui pianeti in cui c'è attualmente un conflitto in corso, che sia di difesa di un pianeta sotto il nostro controllo o di un attacco su un fronte nemico. Dietro questa selezione delle missioni si nasconde però un'intera meccanica di controllo continuo che non è completamente alla mercé del gioco in sé. Ogni pianeta conteso avrà una barra di conquista che indica la percentuale di controllo da parte della superterra sul territorio. Ogni missione completata con successo dagli Helldivers di tutto il mondo andrà a colorare la barra un po' più di blu, fino a quando non strapperemo la supremazia del pianeta al nemico. Il senso di questa meccanica è fare in modo che i giocatori si sentano appagati quando un pianeta su cui hanno combattuto viene finalmente conquistato e vedono i risultati del proprio contributo. A occhio sembrerebbe una meccanica semplice e forse anche poco conseguenziale, ma la verità è che ha un enorme potenziale di cui abbiamo già iniziato a vedere i risultati. Quando gli Automaton hanno conquistato Malevelon Creek, successivamente rinominata Space Vietnam, nonostante la disperata e assidua difesa dei nostri eroi, subito l'evento ha ricevuto risonanza mediatica sui social, al punto di galvanizzare la community per unirsi e riconquistare il pianeta dalle lattine. Dal punto di vista del marketing del gioco, questo storytelling emergente, creato completamente dai giocatori, ha generato una valanga di meme, video e altri contenuti mediatici, impennando l'effetto passaparola che circonda il titolo. Il potenziale di questa meccanica è però limitato. Dopotutto, situazioni come quella di Malevelon Creek non possono capitare così spesso se la decisione sui quali pianeti attaccare o difendere viene delegata a una IA. Il punto è proprio questo: non è una IA a decidere l'andamento della guerra. Nella stanza dei bottoni della guerra galattica c'è un Game Master, conosciuto semplicemente come Joel. Esattamente come il Game Master di un gioco di ruolo cartaceo, Joel ha completo e totale controllo su molti aspetti della guerra. Ad esempio, è lui a decidere quali pianeti devono essere difesi e quali attaccati, ed è lui a decidere quali sono i prossimi ordini principali che i giocatori dovranno completare. Ma non finisce qui. Se nota che la battaglia diventa sbilanciata verso una particolare fazione, Joel può dare dei vantaggi o degli svantaggi a giocatori o nemici. Ad esempio, un po' di tempo fa gli insettoni stavano avanzando incontrollati, e per aiutare a contrastarli i giocatori erano stati concessi 2 attacchi napalm extra a ogni missione. Se invece fossero i giocatori a prevalere troppo facilmente, Joel potrebbe aumentare lo spawn rate dei nemici o attivare degli eventi atmosferici favorevoli sui pianeti per ribilanciare il tutto. Avere un essere umano che prende le decisioni sulla guerra permette anche di poter creare a tavolino degli eventi per i giocatori per inserire nuove meccaniche all'interno del gioco in modo diegetico. Ad esempio, Arrowhead, invece che inserire i mech del gioco con un update e chiuderla lì, ha postato un tweet chiamando alle armi tutti gli Helldivers per liberare le fabbriche di mech situate su Tien Quan, un pianeta sotto controllo degli Automaton. Questo evento ha generato una gigantesca mobilitazione di giocatori, al punto che il pianeta è stato liberato con giorni di anticipo rispetto a quanto gli sviluppatori avevano previsto. Una volta conquistato Tien Quan, non solo lo stratagemma per chiamare sul campo di battaglia i mech è diventato disponibile per l'acquisto, ma come ringraziamento da parte del governo centrale della Superterra, per un tempo limitato a tutti gli Helldiver è stato concesso un mech drop gratuito ad ogni missione. Superfluo sottolineare quanto fossero galvanizzati i giocatori, tanto dal senso di orgoglio per aver ottenuto l'obiettivo, che dal nuovo giocattolo. In molti hanno espresso scetticismo rispetto alla presenza di un Game Master umano, temendo che possa falsare l'andamento della guerra. Ad esempio, molti gli danno la colpa della caduta di Malevelon Creek, al che io rispondo: e anche se fosse, i videogiochi sono strapieni di meccaniche nascoste che i giocatori nemmeno notano e che hanno l'unico scopo di rendere il gioco più piacevole. Ad esempio, sapevate che Left 4 Dead c'è un Game Master controllato dalla IA che decide come cambiare comportamento e spawn degli zombie a seconda delle performance dei giocatori? O che molti sparatutto l'ultimo proiettile del caricatore infligge più danni rispetto agli altri, per aumentare i momenti epici in cui si abbatte il nemico all'ultimo momento? Senza questi piccoli segreti, l'esperienza di gioco di molti titoli sarebbe estremamente peggiorata. Basta immaginare come sarebbe giocare a un platformer se non esistesse il Coyote Time, una meccanica che non vi spiegherò perché ho intenzione di farci un video apposta, quindi iscrivetevi al canale per non perderlo. Helldivers 2 ha raggiunto meritatamente il successo perché fa molte cose giuste,
e tra queste il focus sul coinvolgere i giocatori direttamente nell'andamento della guerra è secondo me quella più azzeccata. Si tratta a tutti gli effetti di un'esperienza che non potrebbe essere replicata al di fuori di un live service. E se più titoli online seguissero questa strada, forse i live service non avrebbero la nomea che hanno attualmente. E ora ditemi, amanti della libertà e della democrazia, qual è il momento più epico che avete vissuto nel Helldivers 2? Fatemelo sapere nei commenti. E nel frattempo a schermo vi appariranno 2 video accuratamente scelti solo per voi. Io vi ringrazio di essere stati qui e come sempre, keep on play.